Guardate queste due immagini. Abbiamo un file decisamente sottoesposto, quasi completamente buio nella parte delle ombre, scattato in un momento di forte controluce con un sole che tramonta dietro alle montagne. A destra lo stesso identico file ma trasformato. Ombre nettamente recuperate, eccole qua, un micro dettaglio incredibile, una trama sul fiume e un'atmosfera calda, quasi magica. In questo tutorial vi mostrerò come gestire una situazione di contrasto così estremo partendo da un singolo scatto. Spesso in queste condizioni si ricorre alla multiesposizione, ma oggi voglio sfidare la gamma dinamica del sensore. Ho scelto lo scatto più sottoesposto per salvaguardare le luci del cielo, ma vi farò vedere anche come ho rigenerato le ombre più profonde senza introdurre un filo di rumore grazie a un passaggio chiave, cioè grazie ad XO Purrow 6. Vedremo come ottimizzare la composizione. La diagonale del letto del fiume rende l'immagine estremamente dinamica, ma quel primo piano di alberi in basso a sinistra pesa troppo nell'economia del nostro formato. Capiremo come bilanciare i pesi visivi e come accendere i riflessi dorati dell'acqua usando la precisione chirurgica delle maschere di luminosità TK9 versione 4 e la creatività delle nuove Nik Collection 9. Inoltre qui sotto in descrizione trovate il link per scaricare gratuitamente questo file DNG. Potete scaricarlo sia per seguire passo passo tutti i miei passaggi tecnici, sia per mettervi alla prova e inventare una vostra post-produzione personale. Se lo fate, ovviamente, fatemi sapere nei commenti che strada avete scelto. Bene, partiamo! Ed eccoci quindi in Lightroom, ma come prima operazione vado sul menu File, Plugin Extra e apro Purrow 6 in questa configurazione. Ecco che Purrow 6 si è aperto e utilizzo sostanzialmente questi settaggi. Poi mi porto in questa tab. Voglio che l'output sia un DNG non compresso o High Fidelity Compression. Preferisco questo, che usa pochissimo spazio. Lo metto nella folder originale e praticamente lascio tutto così. A questo punto Process Now. Ecco che sta avvenendo il processo e ritorniamo in Lightroom. E quindi quello a sinistra è il file originale e questo di destra è il file processato da Purrow. Da qui partiamo con lo sviluppo. Per non rendere il video troppo lungo ho già fatto tutta una serie di regolazioni che quindi vi consiglio di fermare il video e di copiarle. Per esempio nella parte dedicata al pannello base ho scaldato leggermente l'immagine portando la temperatura verso 5600 e anche ho spostato la tinta un po' verso il magenta per rendere più l'effetto del tramonto. Qui ho recuperato le luci, poi ho recuperato molto le ombre e un po' anche i neri e ho dato un po' di spinta anche ai bianchi e ho aumentato leggermente la texture e questo è il prima e il dopo, prima e dopo. L'altra cosa importante sono le curve. Qui ho utilizzato la curva parametrica dove ho recuperato ancora un po' le luci e sia le ombre, cioè, o meglio sia i darks, cioè i neri, che un pochettino le ombre. Poi ho migliorato un po' il colore in questa parte della nostra curva dove praticamente qui con il rosso ho spostato un po' le luci verso sinistra, quindi ho colorato di rosso le nostre luci e poi sul canale dei blu invece ho portato verso il basso le luci in modo da fare un mix tra il rosso e il giallo ad avere un po' di arancione. Da qui mi sono spostato sulle maschere, ho fatto semplicemente una maschera con un gradiente lineare dove ho aumentato la chiarezza per dare un po' di tridimensionalità, soprattutto puoi vedere nella parte del fiume e un po' anche agli alberi in primo piano, che poi però andrò a limitare con un ritaglio. Qui con le maschere mi fermo perché continuerò successivamente in Photoshop con le nuove funzioni di Adobe Camera Raw. Ho continuato invece in color grading, questa è la parte fondamentale. Ho scaldato abbastanza le luci e anche i mezzi toni. Poi ho lavorato anche sul blending, quindi ho portato un po' verso la parte calda e lo stesso per quanto riguarda il bilanciamento. In pratica ho usato questi settaggi. Per quanto riguarda il dettaglio ovviamente è tutto a zero perché ha fatto tutto Purrow. Poi la
calibrazione ho spostato leggermente il blu primario, la saturazione del blu primario un po' verso destra, +8, e la hue, cioè la tonalità, un pochettino verso sinistra, e ho spostato un pochetto anche il rosso primario, la tonalità del rosso primario, per avere un po' questo effetto prima e dopo. Non è molto evidente, però c'è, e questo è il prima e il dopo. Direi che la cosa adesso da fare è quella di creare un ritaglio. Personalmente in questo caso forse prediligerei un 16 noni, qualcosa di questo genere. È vero che una buona parte del nostro, fiume viene eliminata, però è anche vero che questo peso degli alberi a sinistra non ha più la stessa importanza di prima. Quindi enter, e questa è la nostra immagine da cui partiamo, e questo era il prima e questo è il dopo. Entriamo in Photoshop, tasto destro, Edit In, e open o apri come Smart Object, come oggetto avanzato in Photoshop. Questo perché? Perché andremo a lavorare con Adobe Camera Raw, che ha delle caratteristiche nuove rispetto a Lightroom, che spero vengano integrate il prima possibile. Quindi entriamo in Photoshop come Smart Object. Ragazzi, un secondo di attenzione, perché questo è il momento cruciale del video. Stiamo per passare in Photoshop, e tutto il lavoro chirurgico che vedrete fra poco lo farò utilizzando il pannello TK9 versione 4. Voglio essere molto diretto, non stiamo parlando di un plugin qualsiasi, ma dello strumento più evoluto al mondo in questo momento per la gestione del workflow digitale. Spesso si pensa che serva solo a chi fa fotografia di paesaggio, ma la verità è che le maschere di luminosità e l'efficienza di questo pannello rivoluzionano la post-produzione di qualsiasi genere fotografico. Quindi, se volete fare un salto di qualità definitivo, questo è il momento. In questo periodo tutto lo store di Tony Kuiper è in promozione, ma inserendo il mio codice Nico15 nel carrello ottenete un ulteriore 25% sul prezzo già ribassato. Quindi, per quanto riguarda il TK9 versione 4, siamo a poco più di 18 euro. È l'offerta più pesante dell'anno. Ricordatevi, codice Nico15, link qui sotto in descrizione, e scadenza tassativa il 30 di giugno. Non fatevelo scappare, ma adesso entriamo in Photoshop. In Photoshop la prima cosa che vado a fare è fare il match del grigio. Questo mi permetterà di avere la perfetta sincronizzazione dei grigi per creare delle maschere di luminosità pressoché perfette, novità delle nuove TK9 versione 4. Ma siccome siamo entrati come Smart Object, come oggetto avanzato, doppio clic ed entro in Adobe Camera Raw, dove mi ritrovo tutti i settaggi fatti precedentemente in Lightroom. Qui però ho delle possibilità in più per quanto riguarda le maschere. Se vado a creare una maschera dove seleziono il cielo, mi trovo con dei nuovi slider, questo del fader, cioè della sfumatura, e del bordo. In questo modo posso fare in modo che la sfumatura sia più o meno ampia e che il bordo sia più o meno presente all'interno della nostra selezione. In questo modo, più o meno, ecco che mi ritrovo con una maschera che lavora bene sul nostro cielo. Qui non vado a fare altro che andare a recuperare un pochettino l'esposizione, di molto poco, meno 0,20, 15-20, qualcosa del genere. Questo è il prima e questo il dopo, prima e dopo, ok? E adesso magari voglio rendere più interessante questa parte del fiume. Per fare questo prendo invece una maschera normale, potevo averlo fatto anche su Lightroom, un gradiente radiale, lo giro qui, e qui aumento leggermente l'esposizione, più o meno 0,10 potrebbe andare. Lo stesso per quanto riguarda il contrasto, quindi lo rendo più presente, ecco, una cosa di questo genere, quindi prima e dopo. E visto che ci siamo, miglioriamo anche un pochettino il colore, quindi la temperatura per esempio a +10, sì, e aumento un po' anche la saturazione, direi un qualcosa di questo genere. Vediamo il prima dopo, prima, dopo, prima, dopo. Ok. Adesso possiamo rientrare in Photoshop e partire con il nostro editing abituale, utilizzando in questo caso, o meglio partendo con le TK9 versione 4. Come prima cosa vado a lavorare sul bilanciamento della luminosità e contrasto tra cielo e primo piano. Per farlo utilizzo l'azione di David Tillett, che adesso può essere anche inserita nel nostro pannello My Action. Quindi basterà fare clic e si creeranno i due livelli color grading.
Perfetto, qui posso già selezionarmi i toni medi e magari sul primo piano aumentare un po' l'esposizione, diminuisco leggermente magari le ombre, mentre sul cielo faccio un po' il contrario, diminuisco leggermente l'esposizione, aumento le luci, per esempio, così che vado anche un po' a scaldare. Per quanto riguarda le ombre, magari un poco meno, così potrebbe essere. Esco e con questo tasto vedo il prima e il dopo, prima e dopo. Quello che voglio fare adesso è dare un po' di vita agli alberi in primo piano, un pochetto anche a questi, quindi una specie di doge, ma lo farò utilizzando un pennello scolora, quindi in questo caso shift click su questo tasto, si crea una curva in scolora con una maschera nera, mi creo una maschera che lavora su queste luci, potrebbe essere luci 1 perché luci 2 è troppo chiusa, e altra funzione interessante delle nuove TK9 versione 4 è che è sparita la funzione curve per regolare la maschera, ma per, farla ritornare non basta fare che command click su auto, ecco, ed ecco che ritorna la nostra curva, che io preferisco sempre, in questo caso perfetto, così direi, ottimo. Clic su questo bottone maschera nera con il pennello bianco, la maschera viene caricata come selezione, utilizzo il TK Brush Pilot per applicare un flusso del 10%, quindi molto tranquillo, e adesso faccio dei click per far saltare fuori un po' la luce su questi alberi e questo è il prima e il dopo, prima e dopo. Posso fare la stessa cosa magari anche un po' qui, diminuisco leggermente il nostro pennello e direi che ci siamo, prima e dopo, prima e dopo. Questa è la nostra maschera, potrei anche andarle a migliorare con un pennello nero in questo caso, questa volta mi prendo un flusso pari al 30% e magari cancello questa parte qui, in modo che il nostro fiume o il nostro letto di fiume non venga influenzato. Ok, torniamo alla nostra foto e questo è il prima e questo è il dopo. Togliamo la nostra selezione e proseguo perché voglio dare un po' di più colore a questo bellissimo riflesso sull'acqua. Per fare questo, altro nuovo strumento all'interno delle TK9 versione 4, il pennello luce lineare. Per fare questo basta fare shift click su luce lineare, ecco che si crea un livello pixel vuoto con un campionatore colore, vado a campionare questo colore qui che posso per esempio rendere più saturo e un po' più luminoso, ma lo voglio applicare solamente a questa parte colorata. Quindi mi scelgo una maschera di colore, anche in questo caso campiono in questo punto, sempre command click sui livelli tonali, faccio una cosa di questo genere in modo da rendere bello evidente, il fiume, cioè l'acqua. Però mi interessa solamente questa parte, quindi, clic su questo nuovo strumento che è un pennello di selezione, faccio questa selezione che è una pennellata, perfetto, e qui utilizzo lo strumento maschera nella maschera. Ecco che verrà, presa in considerazione solamente questa parte. Gli do okay e carico la nostra maschera attraverso questo bottone. Adesso, ricliccando però sullo strumento pennello di selezione per far sparire il nostro overlay magenta, posso andare a colorare con per esempio un flusso del 20%, io tendo a lavorare sempre col flusso e, adesso posso pennellare in questo modo, il mio pennello è guidato dalla selezione, la vediamo da, questo colore sul pannello multimask, dalla selezione che ho creato precedentemente, quindi non ho possibilità di andare per esempio a colorare la nostra sabbia del greto del fiume. Ed ecco qual è il risultato prima e dopo, prima e dopo. Quindi il nostro, riflesso dorato ha preso sinceramente nuova vita e questo mi piace molto. Era una cosa che mi aveva attirato molto nel momento in cui ho fatto questo scatto.
Proseguo con andare a, prendere, anzi prima tolgo la nostra, selezione, proseguo con andare a prendere un nuovo livello di regolazione che è il livello chiarezza e rimozione foschia. Questo, lo porto un pochettino a destra, quindi +9 e magari dièse +6, vediamo prima e dopo, ma non lo voglio applicare ovviamente a tutta l'immagine, ma solo una parte del primo piano. Ed ecco ancora una volta un altro nuovo elemento delle nostre TK9 versione 4. Abbiamo questo pannello dei gradienti meraviglioso, lo amo veramente, dove, posso creare la maschera nera intanto sul nostro livello di regolazione, scegliere il gradiente, in questo caso un gradiente lineare, con una sfumatura che va dal bianco al niente e quindi libero la nostra maschera in questo modo. Ecco che la puoi vedere da qui e questo praticamente è il nostro effetto prima e dopo. Magari cliccando qui non abbiamo l'elemento che ci va a disturbare, forse posso aumentare leggermente la nostra chiarezza e questo è il prima e questo è il dopo, prima e dopo. Chiudo questo pannello e ritorno nel mio pannello Multimask. A questo punto mi sposto un attimo e vado a lavorare con le Nik Collection, la versione 9, che veramente è una versione incredibile e esattamente mi vado a prendere il Nik Color FX, che è un filtro che adoro, anzi, di fatto è l'unico che utilizzo e le Nik Collection valgono per me solamente questo filtro, insieme sicuramente al Silver FX. Benissimo, qui il primo filtro che vado a utilizzare è il Brilliance Warmth, dove porto un pochettino a destra, circa il 21% e aggiungo sostanzialmente, guarda soprattutto in questa zona, aggiungo sostanzialmente calore alla nostra immagine. Ma la vera magia nasce con questo filtro che è la novità delle, Nik Collection 9, chiudo questo filtro, resetto perché questo automaticamente dà questi settaggi che sinceramente non mi piacciono e qui posso adesso andare a lavorare per esempio sulle luci in modo autonomo. La differenza c'è rispetto a lavorare con questi strumenti che sono simili di Lightroom, Camera Raw e anche delle TK9 perché, hanno ovviamente algoritmi propri. In questo caso mi prendo, le mie luci, le sposto in una zona calda, per esempio Hue 50, posso usare anche questo strumento, abbasso leggermente la nostra saturazione e, perché no, posso lavorare un po' anche sulla luminosità, okay, e questo è il prima e il dopo, va ben. Andiamo sui toni medi. Per quanto riguarda i toni medi, anche questa volta mi sposto su una zona calda, potrebbe essere più o meno questa. Anche qui la saturazione la alzo leggermente, potrebbe essere intorno a 10, okay, e la luminosità possiamo illuminare un po' la nostra scena in questo modo. Così posso vedere solamente, per esempio, le luci o solamente i mezzi toni. Perfetto. Come ultimo passaggio mi prendo lo Skylight Filter, che è veramente fin troppo potente, quindi porto Strength, che è la forza del nostro filtro, lo porto più o meno al 7, 8%, non di più. Quindi con il tasto P, prima e dopo, prima e dopo. Forse abbiamo un po' troppo colore, quindi in questo caso potrei andare a correggere tutto con il filtro HSL, dove potrei con la saturazione generale andare un po' a diminuire l'intervento. Questo è il prima e questo è il dopo. Tutto questo arancione giallo bello, però forse un po' troppo. Direi che possiamo andare a ritornare in Photoshop. Se voglio correggere ancora di più questo arancione, magari soprattutto sul cielo, quello che posso fare è andare a prendere una maschera di colore, posso campionare per esempio questo arancione qui, vediamo un attimino, direi perfetto, command click sui valori tonali, qui miglioro un pochettino la maschera, ancora una volta mi prendo lo strumento di selezione, lo allargo un pochetto, seleziono questa parte della maschera, perfetto,
E adesso, sempre con maschera alla maschera, ecco qual è il nostro risultato e direi perfetto, mi interessa solamente il giallo arancione del cielo, lo applico ad un livello, tonalità e saturazione, mi prendo con la manina il colore che voglio desaturare, in questo caso era ovviamente il giallo, e magari lo porto un pochettino negativo e sposto un po' la tonalità magari in questa posizione ed ecco che abbiamo il prima e il dopo, prima e dopo. Ci troviamo nella parte un po' di rifinitura del nostro editing, ma ci sono ancora un bel po' di passaggi da fare. Per esempio, entro nel Workflow Extra e qui applico l'Orton, che io preferisco, quello di Nick Page, però schiaccio Command o Control per non fermare l'azione. In questo modo, come vedi, in maniera velocissima abbiamo applicato il nostro Orton alle luci, è un'azione che lavora benissimo in questo caso, ma quello che vorrei andare a fare è andare adesso a migliorare un po', la parte del sole. Allora, io sinceramente sostituirei tutta questa parte, metterei un po' un artificio e farei un sole, però, non è lo scopo di questo tutorial, quindi ci accontentiamo di andare a migliorare un po' questa parte così com'è. Quello che posso andare a fare, per esempio, è prendere un nuovo gradiente di colore che fa parte delle novità appunto dell'ETK9, mi campiono questa parte, per esempio la rendo un pochettino più arancione e leggermente più satura, ed ecco che qui con un gradiente radiale e una sfumatura sempre bianco su niente, questa è quella che io preferisco, posso fare una cosa di questo genere. Benissimo, qui posso cambiare le varie modalità di fusione, per esempio da normale, posso passare a scolora. Quello che in questo caso sicuramente preferisco è la luce soffusa prima e dopo, prima e dopo. Direi che non è male. Magari posso abbassare un po', l'opacità, utilizzo in questo caso il TK Opacity Plus. Ricordo che il TK Opacity Plus, come il TK Brush Pilot, sono strumenti assolutamente gratuiti che trovate all'interno dello store di Tony Hyper. Fatto questo, esco da questo pannello e ritorniamo alla nostra videata principale di Photoshop. Posso provare a fare un po' di flusso visivo in questa sezione creando un gradiente, in questo caso quindi utilizzo un pennello multiplica, shift click su questo tasto, attivo per esempio i mezzi toni 1, sì, sono così l'intervento sarà molto leggero, li carico attraverso questo tasto, rientro nel nuovo pannello dei gradienti, questa volta prendo un gradiente lineare, sempre bianco su trasparente e adesso posso fare una cosa di questo genere e quindi ecco che questo è il prima e il dopo. Quindi ho scurito leggermente quest'angolo. Togliamo la nostra, selezione, mentre adesso quello che vorrei fare è mettere un po' più in evidenza, il sempre il nostro bel riflesso. Per fare questo esco ancora una volta dalla maschera dei gradienti, stavolta creo un pennello scolora, quindi shift click in, scolora e qui, attivo sempre i nostri mezzi toni, ancora una volta i mezzi toni 1 perché in questo caso, l'intervento non deve essere troppo forte, attivo la maschera, entro dentro ai gradienti, questa volta mi prendo un gradiente radiale, sempre sfumatura bianco su niente, posso modificare il mio gradiente in questo modo e questo è il prima e dopo, prima e dopo. Magari anche qui diminuisco leggermente l'intervento, vediamo prima e dopo, prima e dopo. Okay. Via la nostra selezione, torniamo alla nostra configurazione base e, vado a rifinire un po' la nostra immagine. Quindi entro in Adobe Camera Raw, qui posso aumentare un pochettino i bianchi, in modo da dare un po' di più vita alla nostra immagine. Posso anche le luci alzarle leggerissimamente, apro un pochettino i neri, prima e dopo. Quindi ho rivitalizzato leggermente l'immagine. Torniamo in Photoshop, ultimissime rifiniture, vado nelle TK Action, qui luminosità colori e mi vado a lavorare un pochetto la luminosità dei vari colori, quindi farei un qualcosa di questo genere per quanto riguarda il cielo, il verde lavora pochissimo, forse il ciano sì, lo posso chiudere un po' forse e anche il blu, ma il blu lo apro leggermente, il magenta magenta ce n'è, okay, allora magari il magenta lo posso mettere più o meno in questa direzione.
A questo punto, sempre nell'ETK, Action, prendo la vignetta e questa, che adesso lavora con i livelli tonali, non più con le curve, vado a proteggere le ombre, quindi vado dentro Edit Blend If, clic su questo bottone ed ecco che questo è il prima e questo è il dopo. Guarda questa zona come viene protetta prima e dopo, e questa invece è la nostra vignetta, prima e dopo, prima e dopo. Sono ritornato momentaneamente in Lightroom e questa a sinistra è l'immagine di partenza, la vediamo magari a pieno schermo, mentre questa è la nostra immagine finale, quindi prima e dopo. Se il video vi è piaciuto vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link dei software che ho utilizzato. Oltre al 25% sul pannello TK9 versione 4 con il codice NICO15, utilizzando il codice NICORUFFATO avrete un 15% di sconto su tutto l'ecosistema DxO, quindi sia su Pro 6 che sulle nuove Nic Collection 9. Un bel like se il tutorial vi è stato utile, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto e come sempre noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!